esiste purtroppo la presunzione che basta saper leggere per capire. Questi testi sono stati letti, soprattutto nel Medioevo, da chiunque, con delle conseguenze che tutti riusciamo a comprendere. D'altra parte, poi, questo testo è diventato una specie di mostro sacro. Nella liturgia, se vedete, non viene quasi mai letto, è presente solo pochissime volte, e di conseguenza diventa un testo già misterioso per sé, ancora più misterioso per questo poco ascolto che la Chiesa ci concede. Diciamo così che l'Apocalisse è un testo difficile, ma non è impossibile. È un testo che bisogna avvicinare con un pochettino di pazienza, ma poi parla chiaro. Certamente ci sono alcune zone di questo testo che ci restano ancora oscure. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice: certi simboli non riusciamo più a capirli. Quindi, non avendo nessun elemento di riscontro per poter fare le comparazioni, ci si trova davanti ad un testo che non parla. Quando troveremo qualche reperto archeologico in più, qualche altro elemento, non lo so, o di tipo papiraceo o pergamenaceo, che ci riportino brani del I secolo, e si può eventualmente fare dei parallelismi, probabilmente capiremo meglio quelle zone del testo che oggi ci sono oscure. Detto questo, vediamo di che morte dovremmo morire quest'anno. Siamo alla linea 12. Alla linea 12 abbiamo il titolo di quest'oggi: L'Apocalisse, il libro della speranza, introduzione al libro dell'Apocalisse. Quest'oggi noi non leggiamo il testo, ma semplicemente faremo qualche piccolo assaggio per capire ciò di cui abbiamo bisogno per poter entrare dentro a questa sensibilità che ha l'autore, quindi, entrando in sintonia, poter capire meglio quello che scrive. La prossima volta, invece, vedremo i primi 3 capitoli dell'Apocalisse, dove troveremo, io ho messo il volto umano della comunità, troveremo l'introduzione del libro e troveremo il primo settenario, chiamiamolo così, cioè le 7 lettere alle 7 comunità dell'Asia Minore, dove troveremo tutto il contrario di tutto, e cioè troveremo delle comunità che sono veramente ad alto livello, sia umano che spirituale, e troveremo comunità che sono proprio a bassissimo livello, sia umano che spirituale. Ecco perché si parla di questo volto umano della comunità. Non si intende il volto buono, tenero, si intende il volto santo e manchevole, il volto cristiano e il volto peccatore della comunità cristiana. E vediamo come Dio, in questi tre capitoli, quindi in queste 7 lettere, come Dio entra nella storia umana, che è fondamentalmente una storia ambigua. Noi abbiamo molto spesso un cattivo rapporto con la storia perché siamo figli del mondo greco, del mondo latino e anche di Cartesio. Ci illudiamo che con le idee chiare e distinte possiamo andare avanti. No, va avanti la logica, ma la storia non ha idee chiare e distinte. Non ce ne sono. Qualunque gesto noi facciamo è sempre ambiguo. Può essere chiaro per chi lo fa, ma potrebbe essere invece almeno polivalente, bivalente, meglio, per chi lo vede. Se voi vedete un vecchio che accarezza un bambino, voi potete dire è un gesto di delicatezza. Ma se avete appena visto in televisione la notizia di tanti pedofili che si aggirano ovunque, non ditemi che non vi viene il sospetto che quello sia un vecchiaccio. Vi viene solo il sospetto, poi magari troverete degli elementi per confermare che questo sospetto è sbagliato.
però il sospetto vi è venuto. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un gesto che in partenza magari era positivo, ma come percezione del fenomeno è diventato minimo ambivalente. Guardate che questo succede per tutto ciò che noi diciamo e per tutto ciò che noi facciamo. Quindi la storia non la dobbiamo mai avvicinare con la pretesa di capirla subito e di dire questo è il valore di ciò che io ho visto. No, questa è solo ignoranza, presunzione e incapacità di essere elastici mentalmente. È giusto che tu prenda una posizione nei confronti di ciò che hai udito, di ciò che hai visto, ma abbi il buon senso di dire questo è ciò che io percepisco in maniera immediata. Adesso abbiamo pazienza di esaminare meglio perché potrebbero esserci dei valori che mi sono sfuggiti o dei disvalori che mi sono sfuggiti. La storia umana, dunque, per natura sua, ha questa ambiguità. Nel terzo incontro daremo un'occhiata a questa comunità che si evolve e vedremo l'evoluzione di questa comunità nascente che è essenzialmente ebrea. Noi non ci pensiamo mai, ma la Chiesa nasce come ebrea. Il giorno di Pentecoste noi ci troviamo con i 12 apostoli, i 120 cristiani che erano già stati al seguito di Gesù, ed è lì che comincia a nascere quello che noi chiameremo l'ecumenismo della Chiesa. Si convertono 3.000 persone appartenenti a regioni diverse dell'impero e parlanti diverse lingue. Lì la Chiesa comincia ad uscire fuori dal ghetto, ma le origini, le radici sono ebraiche. E il nostro testo accompagna questa Chiesa vedendo come da essenzialmente ebrea diventa cattolica, cioè mondiale, si apre a tutte le culture, le lingue, le persone. Naturalmente questo percorso del terzo incontro sarà un percorso duro per noi, perché impareremo a leggere la storia con categorie che non ci sono familiari, cioè dovremo adoperare un paio di occhiali che non ci sono familiari quando noi accediamo alla storia o leggiamo i fatti secondo il paio di occhiali che ci hanno insegnato alle elementari e alle medie, che sarebbe fondamentalmente la cosiddetta categoria liberale, la storia è fatta solo dalle persone importanti. Conosciamo, che so io, nella seconda guerra di indipendenza, nel Risorgimento italiano, conosciamo Vittorio Emanuele II, conosciamo Napoleone III, forse qualcuno conosce anche i vari colonnelli, ma non sappiamo come vivessero i soldati. E diciamo che l'alleanza franco-piemontese, guidata da Vittorio Emanuele II e da Napoleone III, hanno avuto la meglio sugli austriaci. Chi li guidava? Radetzky, appena nominato, giovanissimo. Ma non conosciamo chi erano i collaboratori di Radetzky. Questa è la storia liberale, la storia fatta dalle persone importanti, gli altri sono solo massa da cannone. Se noi diciamo a un ragazzino delle medie, sperando che si ricordi chi sono i protagonisti del Risorgimento italiano, snocciolerà i soliti nomi. Cavour, Mazzini, che ne so, Vittorio Emanuele II, e poi Garibaldi, e poi... E quello ti guarda fisso e dice, ma che vuoi tu? Questa è la formazione liberale alla storia. Se invece noi fossimo marxisti, leggeremo questa storia con un altro criterio e ci chiederemo come il popolo reagiva a questi uomini di cultura che presentavano il bisogno dell'indipendenza d'Italia e vediamo le varie reazioni. Chi addirittura era contro, vedete la reazione dei contadini quando Pisacane è sbarcato nel Regno delle Due Sicilie, li hanno ammazzati subito. Quindi una reazione negativa. Il popolo non voleva queste teste calde, oppure
Si può benissimo andare nel centro Italia, dove noi abbiamo diversi martiri tra la gente semplice, gente che viene uccisa perché aderisce a questa proposta. Allora la storiografia marxista, se notate, non dico che taglia la testa alle persone importanti, questo no, ma prende molto in considerazione quello che è la forza che viene dal basso. Se poi entriamo nella storiografia cattolica, noi notiamo che c'è uno sposalizio molto stretto fra idee, persone e bene. Per quale motivo? Perché la storiografia cattolica ha come centro, a differenza della storiografia liberale, la quale ha come centro le persone importanti. Il marxismo ha la tensione hegeliana di tesi, antitesi, sintesi, però vista dal basso. La storiografia cattolica invece mira al valore delle persone e delle idee e come queste persone e queste idee possono incidere sugli avvenimenti. Ma è la persona al centro. Sono forme di lettura della storia, nessuno dice che una è migliore dell'altra, ma sono derivati ideologici da quella specie di fede che sta alla radice. I nostri amici, o il nostro amico, fa storia, la fa con un linguaggio strano, che è il linguaggio apocalittico, ma fa storia. E quindi narra questa uscita della Chiesa dal ghetto ebraico verso l'apertura cosmopolita, adoperando un linguaggio che non ci è familiare, e adoperando come criterio di giudizio due parametri che ci sono altrettanto estranei. La liturgia. Voi dite cosa c'entra la liturgia con la storia? Lo vedremo. È un criterio di lettura, naturalmente intendendo per liturgia ciò che intendeva lui, non ciò che intendiamo noi. E poi avremo un'immagine estremamente interessante. C'è un libretto piccolo che ha 7 sigilli, è sigillato con 7 timbri, e man mano si rompono questi sigilli, il libro lo si può leggere meglio, il quale diventa criterio di giudizio sulla storia e quindi criterio di lettura sulla storia. Questo libro con i 7 sigilli, guarda caso, è il Vangelo. Non so se voi avete mai prestato attenzione quando andate a messa al Padre Nostro, come viene introdotto il Padre Nostro qualche volta, da me sempre, dai miei colleghi qualche volta. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati la sapienza del Vangelo, è una dicitura apocalittica. Questa dicitura apocalittica sottolinea come il Vangelo sia ermeneutica della vita. Facciamo un esempio, uno ti fa del male, tu gli dai uno sganassone su un occhio, quello ti chiede scusa, tu dici io ho vinto, il Vangelo invece ti dice tu hai perso. 2 giudizi sullo stesso avvenimento storico. Tu prendi una persona e vuoi che impari l'ebraico subito, gli tiri il collo se non l'impara. Quello lo impara, ma non lo memorizzerà mai. Perché? Hai adoperato la violenza. Mentre invece il Vangelo ti dice uscì un seminatore a seminare, abbi pazienza, occorrono diversi mesi, poi viene sulla gramigna, non tirarla via perché sennò rovini anche il buon grano, solo alla fine potrai fare il discernimento tra questo e quello, ma intanto astieniti dall'adoperare la violenza nell'intervenire sulle cose che crescono. È un altro criterio per giudicare la storia. Mi spiego? Ecco, noi impareremo nella terza lezione quali possono essere dei criteri, in questo caso l'esperienza liturgica e il Vangelo, criteri per giudicare, per fare storia, per descriverla, per prendere i fatti, ordinarli e proporli. Nel quarto incontro, invece, abbiamo un altro elemento. Non si tratta più dei 7 sigilli che noi esamineremo, ma si tratta di queste 7 trombe. Voi dite, ma santo cielo, ci pare di essere al circo. Facciamo discorsi seri? No, non è possibile, perché nel mondo apocalittico ci si esprime in una certa maniera. Noi stiamo esaminando un libro apocalittico.
Ora, cosa sono queste trombe? Lo vedremo insieme, è una figura simbolica per indicare questa parola di Dio che non ci arriva attraverso il Vangelo, ma ci arriva attraverso gli avvenimenti e le persone che incontriamo. Queste sarebbero le trombe con cui Dio cerca di assordarci, ma noi abbiamo tanto di quel cerume negli orecchi che non ci lasciamo raggiungere da questa specie di urlo che Dio pone nella storia per avvisarci di qualche cosa, per accompagnarci e via discorrendo. Scopriremo pian piano, lasciandoci portare dall'autore, che cosa avviene nella storia nostra, personale. Naturalmente lui descrive ciò che avviene nella storia della Chiesa, ma questo fa da modello per capire la nostra storia individuale, perché onestamente a noi può anche interessare ciò che è successo alle origini, ma ci interessa molto di più il nostro quotidiano. E quindi prenderemo questi parametri e vedremo come possono essere applicabili alla nostra quotidianità per capire la nostra storia. Nel quinto incontro, invece, il nostro autore, che è modernissimo, si pone una domanda, dice: va bene, abbiamo visto come la comunità legge la storia che è accaduta e la storia che gli accade, ma di fatto adesso, una volta che ha letto, che ha capito, di fatto come si misura col problema dello Stato, il problema della società, il problema della cultura. E nell'Apocalisse voi avete questo tentativo, in parte riuscito, in parte no, che potremmo intitolare così: la comunità e il suo rapporto con le potenze totalitarie. In quell'epoca la cultura pretendeva di assorbire tutta la persona, ma anche l'imperatore pensava di avere autorità su tutta la persona dei suoi sudditi. Ma quando arrivava l'esercito romano era prepotente, imperialista, pensava di avere autorità su tutti i vinti, al di sopra di ciò che aveva detto l'imperatore o al di sopra di ciò che i filosofi pensavano di poter gestire come autorità nei confronti di queste persone. Quindi immaginatevi che tipo di tensioni esistevano allora, noi oggi neanche non le possiamo immaginare. Quando ti avvicinava, ognuno che era in autorità o culturale o sociale o militare o politica, aveva la pretesa che tu fossi totalmente dipendente da lui. C'erano delle dilacerazioni piuttosto pesanti, ma anche con delle ricadute pesanti. Se non fai quello che ti dico ti ammazzo. E questo uno se lo sentiva dire da più autorità. Capite che a un certo momento uno impazzisce. E piuttosto di impazzire la gente cosa fa? O si ribella, ecco perché nell'impero romano, nonostante la Pax Augustea, c'erano delle ribellioni ferocissime, oppure diventa sgattaiolante, cioè fregaiola nei confronti dell'autorità, qualunque essa sia. Ti imbroglio, in modo che ti faccio intendere che dipendo da te, ma io faccio quello che voglio. E nasce questa mentalità doppia della maschera e del volto. Una mentalità doppia che esiste ancora oggi nella nostra storia e che molto spesso, anche nelle piccole cose, continuiamo ad adoperare. Diciamo allora che quell'incontro lì, il quinto incontro, sarà un incontro che ci leverà un pochettino la pelle, ci aiuterà a capire come in passato e ancora oggi noi continuiamo ad avere delle difficoltà nei rapporti con la società, con lo Stato, con la cultura, con certe situazioni, dove recuperiamo in maniera non corretta questa forma di comportamento volutamente doppio. Nel sesto incontro vedremo un aspetto che stiamo noi dimenticando, ma che allora era molto vivo, e cioè che i credenti prima o poi vengono perseguitati. È inutile illuderci di essere credenti senza mettere in elenco questa possibilità. Lungo la storia
e la storia ce lo insegna, la persecuzione esiste a vari livelli. Oggi si parla tanto di universalismo, di carità, di cosmopolitismo, dell'aiuto ai più deboli, stiamo dimenticando invece quest'altro aspetto, che quando un credente fa il credente sul serio, non quando fa il talebano, ci mancherebbe altro, ma quando fa il credente sul serio deve mettere come possibilità di venire non accettato, rifiutato e qualche volta zittito, con le buone e con le cattive. Se è con le cattive abbiamo il sangue dei martiri, se è con le buone abbiamo il Maurizio Costanzo Show. Non so se avete visto ultimamente l'intervento di quel sacerdote, professore di morale in un'università pontificia, chiamato da Costanzo per parlare della difficoltà che esiste oggi nel gestire la famiglia, in cui abbiamo delle famiglie che non si realizzano perché si rompono e quindi con tutte le ricadute che conosciamo. La trasmissione stava andando verso un certo tipo di idee. Quando il prete è stato interrogato, questo professore di morale, lui ha cercato di dire quella è una strada, ma guardate che ne esiste anche un'altra. Zac, ha detto due frasi proprio misurate, e Maurizio Costanzo l'ha zittito, non dicendogli taci, ma ha leggermente alzato la voce, l'altro per educazione ha taciuto e non è più stata data la parola a lui in tutta la trasmissione. Avete visto? No. Queste cose, basta guardarle, ci si accorge subito di come il cristianesimo venga trattato anche così. Nessuno si meravigli. Nella storia il cristianesimo è stato trattato anche peggio. Noi non abbiamo più questa mentalità per cui diciamo è normale, l'importante è accorgersi, perché sarebbe veramente stupido morire martiri senza accorgersi. Nel settimo incontro invece vedremo una proiezione storica, cioè l'autore dice se fino adesso ci è successo così, in futuro cosa potrà accaderci? E dà una specie di pennellata profetica alla storia della comunità. Per questo l'Apocalisse, che noi continuiamo a chiamare con questo nome, nei paesi anglosassoni viene chiamata Revelation, e nei paesi, Germania basta, dove si parla tedesco viene chiamato Offenbarung, cioè rivelazione. Perché si tratta di una rivelazione che ti rivela il valore del presente e ti rivela, diciamo così, le traiettorie che questa storia avrà nel futuro. E quel futuro che l'autore vedeva sarebbe la nostra realtà presente. Come elemento finale, all'ottavo incontro vedremo gli ultimi capitoli dell'Apocalisse. Se notate noi proprio passiamo in rassegna tutto il testo, dove compare un volto della comunità cristiana, di noi qui dentro, noi siamo qui dentro una comunità. E naturalmente abbiamo acciacchi, rogne, non è che siamo santi, perché l'aureola non si vede dietro nessuna testa, né la mia né la vostra, eppure il nostro autore ha il coraggio di dirci, guardate che esiste già fin da adesso un volto celeste dietro ciascun cristiano, per quanto moralmente sia poco raccomandabile o sia santo, non importante. Dietro il volto di un credente esiste sempre un'esperienza di trascendenza. L'importante è saperlo cogliere. Il soggetto è giusto che lo colga dentro di sé, ma anche tra di noi è giusto che sappiamo vedere, intravedere questo volto celeste che esiste in ogni persona. E l'autore cerca di dare dei criteri. Naturalmente questa specie di riassunto che vi ho fatto non è poi così evidente quando leggete direttamente il testo. Bisogna soffermarsi e fare un po' di esegesi. Questa esegesi alle volte ci sarà più facile, alle volte ci sarà più impegnativa. Io vi preparerò sempre questi schemi, però sarebbe opportuno che portaste il testo biblico, perché con il testo biblico noi possiamo girare avanti e indietro,
dal momento, per esempio, che i simboli di cui l'Apocalisse si avvale molto spesso sono tratti dall'Antico Testamento. Ora, io non posso farvi un plico di 20 pagine ciascuno ogni volta,